Buongiorno, guten Tag and good morning everyone! Ben ritrovati sul mio canale e se questo video sta uscendo vuol dire che il mio primissimo video ha raggiunto i 50 like e i 20 iscritti, quindi sono molto contenta, ringrazio tutti. Se no niente, sto girando un video per niente. Oggi vi voglio parlare di come ho scelto il mio percorso di studi. Per l'occasione mi metterò anche il camice per sembrare più professionale. Allora, adesso che sono cambiata e pronta, in realtà il camice non si mette praticamente mai. Lo sapete già, ho studiato biotecnologia a Torino, però come ci sono arrivata? La storia inizia tanti anni fa, quando ho iniziato il liceo. Io ho frequentato il liceo del scientifico della mia città e all'inizio in realtà il mio sogno era diventare mangaka, cioè portare il fumetto in stile giapponese in Italia, perché io amo i manga e gli anime, non so, per fare un esempio, Naruto, Dragon Ball, One Piece, cose così, li adoro, e quindi all'epoca quello era il mio sogno. Tra una cosa e l'altra, quindi non sono riuscita a perseguire questo sogno, però continuo a disegnare. Però nel corso dei 5 anni di liceo, verso la fine, poi è arrivato un certo punto in cui sapevo di dover decidere che cosa fare nel mio futuro. E io non avevo la più pallida idea, cioè nel senso non avevo la più pallida idea di cosa fare. Come scienze mi piaceva molto come materia, mi piaceva in particolare biologia. Quindi ho trovato questi due corsi, biotecnologia e tecnico di laboratorio biomedico a Torino. Sono entrambi due corsi a numero chiuso, per cui bisogna fare il test per entrare. All'epoca si pagava 50 euro e io, da persona estremamente tirchia, non volevo pagare 100 euro per provare entrambi i test. Quindi ho detto, ok, no, ora devo scegliere uno dei due corsi, faccio l'esame per quello e basta. Quindi tra i due corsi alla fine ho scelto biotecnologie e vi spiego anche perché. Per questa occasione ho deciso di riassumere un po' i due curriculum. Ho chiesto l'aiuto di una mia amica che ha frequentato invece il corso di tecniche di laboratorio, che adesso io ce l'ho sul computer, ma a voi compare sullo schermo. Tra 3, 2, 1... Allora, i due corsi si assomigliano molto perché hanno molti corsi in comune, cioè fisica e informatica per esempio, biologia e genetica, poi biochimica, microbiologia, anatomia, fisiologia, farmacologia, immunologia, sono tutti equicomparabili. Però se poi noi andiamo ad osservare i crediti che ciascun corso ha, per esempio andiamo a vedere biologia e genetica, che sono la base di qualunque persona che abbia studiato biologia o corsi relativi alla biologia. Biologia e genetica in totale fanno 4 crediti, sono 2 materie differenti, quindi quello che mi viene da pensare, non ho fatto il corso di tecnica di laboratorio biomedico, che il corso di biologia valga 2 crediti e il corso di genetica ne valga altrettanto. E 2 crediti sono pochissimi, perché i crediti sono proporzionati a quante ore di lezione si fanno, quanto lavoro c'è da fare a casa, quanto studio e cose così. Mentre biologia e cellulare e genetica nel corso di biotecnologie ha un peso molto più importante, 6 crediti e 6 crediti, quindi questo concetto vale per quasi tutte le materie. Qua giustamente poi mi sono impappinata e quello che sostanzialmente volevo dirvi è che il corso di biotecnologia all'epoca mi dava l'impressione che desse basi molto più solide rispetto al corso di tecnica di laboratorio biomedico. Allora, perché il corso di tecnica di laboratorio biomedico ha questi corsi con pochissimi crediti? Perché sostanzialmente ogni anno gli studenti hanno da fare 21 crediti di tirocinio, che sono tanti. Per forza di cose hanno dovuto togliere ore alla didattica. Perché, ricordiamolo, tecnica laboratorio biomedico è una professione sanitaria, quindi alla fine dei 3 anni tu sei abilitato alla professione, mentre nel caso della biotecnologia no. In più, all'epoca non mi piaceva neanche tanto l'idea che ci fossero tante attività non relative a biologia. Per esempio, in tecnica laboratorio biomedico, economia, valutazione del rischio, corso di formazione sulla sicurezza,
Tutte queste cose a me all'epoca non interessavano, adesso le vedo anche come corsi utili, però vabbè, all'epoca è stato uno dei fattori che hanno inciso sulla mia scelta, quindi io alla fine ho scelto biotecnologie, dove i corsi sono più didattici, poi solo a fine dei 3 anni hai un tirocinio di 200 ore che non sono praticamente niente. Ma alla fine della fiera sono contenta della mia scelta? Sì, molto, nel senso che comunque sia ti dà delle basi molto solide, secondo me, come corso di studi. Ci sono delle cose che cambierei, in particolare cercherei di offrire più corsi pratici. In realtà ci sono università che offrono più corsi pratici, che secondo me sono molto importanti, perché una tecnica non va solo studiata, ma va veramente applicata e vista, perlomeno. E tra l'altro la qualità, non tanto magari l'offerta del corso pratico, ma la qualità del corso pratico è una delle grosse differenze che ho visto qua in Germania rispetto all'Italia. A parte quello, a Torino non ci sono quasi corsi pratici, nel senso che non avrò fatto neanche 2 settimane in totale di corsi pratici tra tutte le materie in 3 anni, che è un po' poco. Però a parte tutto i professori sono bravi, in generale ti formano bene. La facoltà, anche l'ambiente mi è piaciuto moltissimo. C'è una particolarità di Torino che va sottolineata, ovvero che tu da studente, è vero che non hai corsi pratici, ma hai la possibilità di entrare a far parte di un gruppo di ricerca da subito. Ovviamente sta a te studente prendere l'iniziativa, scrivere a un professore, chiedergli «Hey, mi vuoi prendere a lavorare gratis?» perché in Italia non sei pagato, e anche questa è una grossa differenza con la Germania, ma sulle differenze Italia-Germania penso che potrei farci un video anche bello grosso. Ed è quello che io stessa e molti miei compagni abbiamo scelto di fare. È uno sbattone, perché comunque fino al secondo anno hai tante lezioni, devi passare tante ore a lezione, poi è difficile trovare del tempo per dedicare anche al laboratorio, perché poi devi andare anche con costanza, è molto impegnativo, però è molto utile. Grazie a questa esperienza sono stata ammessa nel corso in cui sono adesso. Poi, vabbè, dipende tutto da quali sono le vostre aspirazioni. Se non volete rimanere in campo accademico, non volete fare ricerca, non dovete assolutamente spaccarvi la testa. Volevo anche solo dirvi che cosa sono le biotecnologie, perché non l'abbiamo menzionato. Le biotecnologie sono un qualunque tipo di tecnologia che va a sfruttare un organismo vivente, quindi bios technos, preso dal greco, quindi tecnologie che vanno a sfruttare organismi viventi per ottenere qualcosa di utile a noi uomini, perché siamo delle creature molto egocentriche. Quindi, a partire da un esempio semplicissimo, anche l'agricoltura è una forma di biotecnologia, semplicemente molto antica. Oggigiorno siamo a livello di tecnologie molto avanzate, tutte a livello principalmente molecolare, andiamo a modificare il DNA, proteine, andiamo a guardare all'interno delle singole cellule, mentre un tempo si andava, non so, a selezionare la pianta migliore. Tutte queste sono biotecnologie e si possono applicare non solo in campo medico, dove io mi sto specializzando, ma anche in campo agroalimentare, vegetale, ambientale, industriale, marino, cioè tutto ciò che è relativo alla vita può essere un campo in cui un biotecnologo può lavorare. Quindi, detto questo, si conclude così il video. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like e fatemi anche sapere che percorso di studio avete scelto dopo il liceo, quanto è stato difficile e se siete nel mondo della scienza, fatemi un po' sapere com'è stato il vostro percorso. E con questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video, si spera. Ciao!